Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure vi do il benvenuto se questa è la prima lezione che guardate sul mio canale. Se hai bisogno dei sottotitoli, attivali! Sono disponibili in basso a destra del video. Oggi vorrei parlare con voi di due preposizioni semplici, di e da. Ho ricevuto una domanda in merito e ho pensato che fosse interessante trattare questo argomento abbastanza specifico con tutti voi. Quindi spero che questa lezione sia di vostro gradimento e iniziamo subito. Sono più numerosi gli usi della preposizione da rispetto a quelli della preposizione di. Perciò iniziamo dalla preposizione di, che è la più semplice, la più facile tra le due. Il primo uso di è per esprimere l'origine geografica con il verbo essere. Quindi se volete esprimere l'origine geografica di qualcuno o di qualcosa e volete usare il verbo essere, mi raccomando, dovete ricordarvi che è obbligatorio l'uso della preposizione di. Quindi per esempio, sono di Roma. L'aceto balsamico è di Modena, eccetera. Il secondo uso della preposizione di è quello per esprimere il possesso. Questo corrisponde esattamente, ad esempio in inglese, al genitivo sassone, cioè apostrofo S alla fine di un nome. Quindi con la preposizione di in italiano si esprime il possesso. Perciò io dico il canale YouTube di Lucrezia, lo zaino di Andrea, la macchina di Serena. Il terzo uso della preposizione di è per dire chi è l'autore o l'autrice di un film, di un quadro o di un libro. Ad esempio, La Venere di Botticelli. La grande bellezza è un film di Sorrentino. La serie TV L'amica geniale è tratta dai libri di Elena Ferrante. Di si usa anche per dire di che materiale è fatto un oggetto. Un vaso di ceramica significa che il vaso è fatto di ceramica. Un bicchiere di vetro, una giacca di pelle. L'ultimo uso della preposizione di che vediamo insieme è quello nelle espressioni fisse, aggettivo indefinito più di più aggettivo. Ad esempio, non ho in programma niente di speciale per oggi, quindi l'espressione fissa è niente o nulla di speciale. Nulla di speciale, niente di speciale. Un altro esempio. Non ho niente di nuovo da dirti. E qui ci sono tutte e due le preposizioni, di e da. Non ho niente di nuovo da dirti. Quindi niente di nuovo è l'espressione fissa. Per quanto riguarda la preposizione da, ci arriviamo tra qualche secondo. Infine, un altro esempio è voglio regalarle qualcosa di carino per il compleanno. Qualcosa di carino. Queste espressioni fisse potete memorizzarle. Non sono tantissime, sono queste, niente di speciale, nulla di speciale, qualcosa di carino, qualcosa di bello. Diciamo che sono principalmente queste espressioni che iniziano con niente o nulla oppure qualcosa di. Veniamo ora agli usi della preposizione da, che sono un po' di più degli usi della preposizione di. Allora, anche da si usa per esprimere la provenienza e l'origine, ma con il verbo venire. Quindi vengo da Roma. Questo treno viene da Bari. Perciò
dovete memorizzare essere di, venire da. Non si possono intercambiare né i verbi né le preposizioni. Va bene? Essere di, venire da. Un altro esempio che possiamo fare: siamo al mercato e chiediamo al venditore o alla venditrice: mi scusi, da dove vengono queste carote? E allora il venditore o la venditrice risponderà: vengono da Maccarese, una località sulla costa laziale, dove effettivamente producono un sacco di carote. Chiusa parentesi. Un altro uso della preposizione da è quello per esprimere un moto da luogo, cioè un movimento proveniente da un luogo. Perciò io dico: parto da Venezia alle 15. Stefania tornerà a casa da tennis alle 18. Da tennis significa dal luogo in cui gioca a tennis. E questo è l'uso classico della preposizione da, è l'uso che si spiega sempre per primo. Poi qui c'è un'eccezione, questa la dovete memorizzare. La preposizione da si usa per esprimere un movimento verso un luogo quando usiamo i nomi di persona, di professione e personali, i nomi propri. Quindi io dico: vado da nonna dopo scuola. Vado da nonna dopo scuola. Significa vado a casa di nonna dopo scuola. Ma nella conversazione informale, nella lingua di tutti i giorni, diciamo: vado da nonna, vado dalla mia amica, vado da Sara, vado da Carlotta, eccetera. Un altro esempio è: vieni da me stasera? Cioè, vieni a casa mia stasera? Un altro esempio è: passiamo da Carlotta più tardi. Da Carlotta può significare a casa di Carlotta oppure ovunque Carlotta si trovi. Magari al parco, magari al negozio, ovunque si trovi. Poi, questo è molto importante. Da si usa anche per esprimere un'azione che è iniziata nel passato e continua nel presente. Per esempio, insegno la lingua italiana su YouTube da 10 anni. Vuol dire che ho iniziato 10 anni fa e ancora oggi lo faccio. E io posso chiedere a voi: da quanto studiate l'italiano? Un altro uso della preposizione da, che è molto importante, è all'interno delle seguenti frasi fisse: da grande, da piccolo o da piccola. Cosa vuol dire se io dico da grande? Significa quando sarò grande. Una bambina può dire: da grande voglio fare l'astronauta come Samantha Cristoforetti. Quindi che vuol dire questa locuzione nominale da grande? Significa quando sarò grande. Quindi è una sorta di abbreviazione. Ovviamente possiamo anche fare il contrario, quindi possiamo usarla anche al passato. Possiamo dire da piccolo o da piccola. Per esempio, io da piccola volevo fare l'archeologa. Da piccola significa quando ero piccola volevo fare l'archeologa. Quindi queste sono delle espressioni, sono solo 2 per il momento. Forse ce ne possono essere altre, ma per il momento quelle più usate sono sicuramente da grande e da piccolo, da piccola. Memorizzatele, sono solo 2 e sono molto brevi. Andiamo avanti. Questo uso è estremamente importante perché questo lo osservate, come anche tutti gli altri, ma questo forse in particolar modo lo osservate nella lingua di tutti i giorni, nel vocabolario nuovo che imparate. Si usa la preposizione da per indicare il motivo per cui si usa un oggetto. Ve la metto in modo estremamente semplice. Per indicare il motivo per cui si usa un oggetto. Quindi, se io dico le scarpe da ginnastica,
La preposizione da introduce la funzione per cui io utilizzo quelle scarpe. Non sono delle scarpe da ballo, sono delle scarpe da ginnastica, quindi hanno una funzione ben precisa. Stessa cosa per racchetta da tennis, quindi io uso quella racchetta specificamente per giocare a tennis. Gli occhiali da sole sono degli occhiali che indossiamo per riparare gli occhi dal sole, quindi hanno un uso specifico e sono diversi dagli occhiali da vista. Questi sono occhiali da vista, cioè mi servono per vedere bene. La tazzina da caffè è una piccola tazza che si usa per bere il caffè e nella tazzina da caffè si beve solo il caffè. Non c'è un'altra bevanda che si beve nella tazzina da caffè. È abbastanza intuitivo in realtà come uso, no? Siamo quasi alla fine, siamo arrivati al penultimo uso della preposizione da, che è nelle frasi fisse, come ad esempio niente da fare, niente da dire. Quando abbiamo questo indefinito, niente, qualcosa, troppo, molto, e poi vogliamo usare un verbo all'infinito, in mezzo c'è la preposizione da. Quindi non ho niente da fare, non ho niente da dire. Oppure il contrario, ho troppo da fare, ho troppo da dire. E infine l'ultimo uso della preposizione da è nelle costruzioni sostantivo più da più verbo all'infinito. Per esempio, se io vi dico voglio comprare una camicia da mettere domani sera alla festa. Noi sappiamo che una camicia è da mettere, è ovvio, è intrinseco nel fatto di essere un indumento, no? Quindi io so che la camicia si indossa perché è un indumento, quindi non devo specificare una camicia da mettere, perché da mettere o da indossare è l'unica funzione della camicia, non è che ci pulisco per terra con la camicia, no? Quindi io vado a specificare la destinazione d'uso di quella camicia in una determinata situazione, cioè voglio una camicia da mettere per la festa, non una camicia da mettere in generale, una camicia da mettere per la festa, quindi con una destinazione d'uso estremamente precisa. Perfetto, siamo arrivati alla fine della spiegazione e a questo punto io vi invito a divertirvi con un piccolo quiz con cui potete mettervi alla prova su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Ovviamente dopo fatemi sapere come va. È di lana la tua giacca? Sembra molto calda. Sono arrivato da Roma proprio ora. Perché indossi la maglietta di Stefania? Me l'ha prestata. Hai letto l'ultimo libro di Baricco? Ho molto da fare oggi. Vado da Michele oggi. Greta è di Matera.
In quella vetrina ho visto una sciarpa di seta troppo bella. Mi daresti il numero di Marcello? Non l'ho salvato in rubrica. Volevo comprare qualcosa di carino da mettere domani sera. Hai qualcosa da fare domani? No, niente di speciale. Questo è tutto per la lezione di oggi, spero anche che vi sia piaciuto il piccolo quiz alla fine della lezione, così da mettere in pratica subito ciò che avete imparato nella lezione di oggi. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione. Come sempre, la sezione dei commenti qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento. Grazie ancora e ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!